13 aprile 2006. Nelle campagne di Corleone, circondata da ulivi secolari e terra arsa dal sole siciliano, sorge una modesta masseria. Gli uomini della squadra mobile di Palermo e dello SCO si appostano da ore. 43 anni di latitanza stanno per finire. All'interno, un uomo di 73 anni è seduto con calma, senza opporre resistenza. Non ha cicatrici, non porta anelli d'oro, non sfoggia tatuaggi. Potrebbe essere un pensionato qualunque. Quando gli investigatori irrompono, non oppone resistenza. Al momento dell'identificazione, risulta essere Bernardo Provenzano. In quel momento cade l'ultimo velo su uno dei criminali più sfuggenti della storia. Un fantasma che per quasi mezzo secolo ha governato Cosa Nostra dall'ombra, comunicando solo attraverso bigliettini piegati e preghiere cifrate. Un uomo che ha trasformato la mafia da organizzazione terrorista in impresa invisibile, infiltrata nel cuore dell'economia italiana. Questa è la storia di Bernardo Provenzano, il fantasma di Corleone. Per comprendere Bernardo Provenzano bisogna partire dalla Sicilia degli anni 30, un'isola dove lo Stato è un'astrazione, dove la giustizia ha il volto del più forte, dove la parola onore nasconde spesso sangue e vendetta. La Sicilia del latifondo, delle gabelle, dei campieri armati che proteggono le proprietà dei nobili, una terra che genera mostri silenziosi e pazienti. Bernardo Provenzano nasce il 31 gennaio 1933 a Corleone, in una famiglia contadina che conosce la fame. Terzo di 7 figli, cresce tra le stalle e i campi e impara presto che la sopravvivenza richiede durezza. Corleone, negli anni 30, è un paese incastonato tra le montagne della Sicilia centrale, un luogo dove tutti si conoscono, ma nessuno parla, dove il silenzio è la prima regola di sopravvivenza. La famiglia Provenzano vive in una misera casa nel cuore del paese. Il padre Angelo fa il contadino, la madre Giovanna si arrangia come può. Bernardo abbandona la scuola in seconda elementare. Non sa leggere bene, scrive a malapena, ma possiede un'intelligenza istintiva e una capacità di osservazione che lo distinguono dai coetanei. Mentre i ragazzi della sua età giocano per strada, lui studia i volti, memorizza i discorsi, impara a decifrare i non detti. A 17 anni inizia a lavorare come pastore per conto di piccoli proprietari terrieri. È qui che entra in contatto con quel mondo parallelo fatto di gabellotti, campieri e uomini d'onore. La sua prima gavetta criminale inizia con piccoli furti di bestiame e intimidazioni ai danni dei contadini che non pagano le tangenti. Non è violenza gratuita, è business. A 20 anni, Bernardo Provenzano ha già capito che in Sicilia il potere non si conquista con le urla, ma con la pazienza e la capacità di aspettare il momento giusto. L'incontro che cambierà per sempre la sua vita avviene negli anni 50. Luciano Liggio, un giovane gabellotto ambizioso e spietato, nota le qualità del ragazzo di Corleone. Provenzano ha tutto quello che serve. È silenzioso, fedele, determinato. Soprattutto, è capace di uccidere a sangue freddo quando necessario. Liggio lo prende sotto la protezione e lo introduce nell'organizzazione che domina Corleone, la famiglia di Michele Navarra. Michele Navarra regna su Corleone, con il camice bianco e la pistola in tasca. Medico chirurgo, primario dell'ospedale cittadino, prima sostenitore del Partito Liberale Italiano e poi della Democrazia Cristiana, è l'uomo più potente del paese. Dietro la facciata rispettabile di professionista stimato si nasconde il capo indiscusso della famiglia mafiosa locale. Navarra è l'archetipo della mafia che media, che tesse con pazienza le relazioni, che controlla ogni aspetto della vita economica e sociale di Corleone.
Negli anni 50 Bernardo Provenzano entra nell'organizzazione di Navarra. La sua prima missione è sorvegliare i pascoli della famiglia, controllare che nessuno rubi bestiame senza autorizzazione, riscuotere le tangenti dai piccoli allevatori. È un apprendistato criminale che lo forma alla disciplina mafiosa. Obbedienza cieca, discrezione assoluta, violenza calcolata. Ma a Corleone serpeggia una tensione sotterranea. Luciano Liggio, ambizioso e imprevedibile, non sopporta l'autorità di Navarra. Vuole il potere. Ha capito che il futuro della mafia non è più nel controllo delle campagne, ma nel traffico di droga che inizia ad attraversare il Mediterraneo. Navarra, legato ai vecchi schemi del controllo territoriale, rappresenta il passato. Il giovane Provenzano si trova in mezzo a questo scontro generazionale. Da una parte Navarra, il boss consolidato che gli ha dato lavoro e protezione, dall'altra Liggio, che rappresenta l'ambizione e il cambiamento. La scelta non è difficile. Bernardo sa da che parte soffia il vento del futuro. Le tensioni crescono fino a diventare insostenibili. Liggio comincia a tessere la sua rete, a conquistare alleati, a pianificare l'eliminazione del rivale. Il 2 agosto 1958 Michele Navarra viene ucciso mentre rientra a Corleone, dall'Ercara Friddi, sulla stradale statale 118, in località Sant'Isidoro. La sua auto viene colpita da numerosi proiettili. L'omicidio di Michele Navarra è storicamente attribuito al gruppo di Luciano Liggio, ma il coinvolgimento diretto operativo di Provenzano, seppur riportato in alcune ricostruzioni investigative, non è un fatto univocamente accertato da sentenze definitive e specifiche sul suo ruolo nell'esecuzione materiale dell'agguato. Da quel momento Provenzano diventa un ricercato, un uomo segnato per sempre. È in questi giorni di sangue che nasce il soprannome che lo accompagnerà per tutta la vita, o Trattore, il Trattore, un nomignolo che racchiude la sua essenza di quegli anni, implacabile, metodico, inarrestabile. Come un trattore che ara il campo, Provenzano elimina sistematicamente tutti gli oppositori di Liggio. Non conosce pietà, non fa distinzioni. La pulizia dura mesi. Secondo le ricostruzioni investigative, molti uomini scompaiono nelle campagne di Corleone. Alcuni sono trovati morti in fossi e casolari abbandonati, altri non vengono mai più trovati. Provenzano si muove come un'ombra, colpisce di notte, non lascia testimoni, non commette errori. Negli archivi della polizia il suo nome inizia a comparire in numerosi fascicoli. Omicidi, scomparse, intimidazioni. Un curriculum criminale che cresce di settimana in settimana. Ma il prezzo da pagare è alto. Il 9 maggio 1963 Bernardo Provenzano diventa ufficialmente latitante. Ha 30 anni e inizia una fuga che durerà 46 anni. Una fuga che lo trasformerà da killer spietato in boss invisibile, da trattore in fantasma. Il ragazzo di Corleone che rubava pecore è diventato un professionista della morte. Ma questa è solo l'alba di un'ascesa criminale che ridefinirà per sempre il volto di Cosa Nostra. Dietro la maschera del trattore si nasconde già l'architetto di una nuova mafia, più silenziosa, più letale, più invisibile di quella che l'ha preceduta. (1963) Mentre l'Italia vive il boom economico e Palermo si trasforma in una metropoli moderna, Bernardo Provenzano inizia la sua vita da latitante. Ha 30 anni e una reputazione che incute terrore in tutta la Sicilia occidentale. Il trattore di Corleone è diventato uno dei killer più temuti di Cosa Nostra. La sua base operativa è una rete di masserie sperdute nelle campagne siciliane, protette da un antico codice di silenzio. Qui Provenzano si nasconde di giorno e organizza i suoi colpi di notte. Il metodo è sempre lo stesso: pianificazione maniacale, esecuzione perfetta, scomparsa nel nulla. Non ama i conflitti a fuoco, preferisce gli agguati. Non cerca la gloria, cerca l'efficacia. Un uomo senza volto, ricercato dal 9 maggio 1963 da tutte le forze dell'ordine. Un vero e proprio professionista della clandestinità. Ma essere latitante negli anni 60 non significa vivere nascosti. Significa avere protezioni,
complici, una rete di favoreggiatori che rende possibile l'invisibilità. Provenzano sa di poter contare su molte persone sparse per tutta la Sicilia, contadini, piccoli commercianti, professionisti locali. Il suo primo grande incarico arriva nel 1969. Palermo è scossa dalla prima guerra di mafia. Le famiglie storiche si combattono per il controllo del traffico di eroina che inizia ad arrivare dai laboratori libanesi e turchi. Al centro dello scontro c'è Michele Cavataio, boss di Acquasanta, soprannominato il Cobra, accusato di aver orchestrato la strage di Ciaculli del 1963. La strage di Viale Lazio del 10 dicembre 1969 segna l'ingresso di Provenzano nel grande palcoscenico della mafia palermitana. Cavataio viene eliminato insieme ai suoi uomini negli uffici dell'impresa Moncada. Secondo le ricostruzioni processuali, l'operazione porta la firma dei Corleonesi. Precisione chirurgica, nessun testimone sopravvissuto, messaggio chiaro agli altri boss. Provenzano non è solo un esecutore, è uno stratega. Secondo gli inquirenti, studia le abitudini delle vittime, mappa i loro spostamenti, individua i momenti di debolezza. Ogni omicidio sarebbe preceduto da settimane di appostamenti e sopralluoghi. Nulla è lasciato al caso. Nel corso degli anni 70 il suo curriculum criminale si arricchisce di numerosi procedimenti giudiziari. Sindacalisti scomodi, imprenditori che non pagano il pizzo, mafiosi di famiglie rivali, testimoni di giustizia. Secondo le accuse processuali, Provenzano uccide per conto di Ligio prima, di Salvatore Riina poi. È il braccio armato di una strategia criminale più ampia che mira al controllo totale del territorio. La sua fama di killer spietato valica i confini della Sicilia. Il suo nome circola negli ambienti criminali di tutta Italia, ma secondo le ricostruzioni investigative, Provenzano non accetta mai incarichi direttamente. Tutto passa attraverso Cosa Nostra, tutto segue le regole della famiglia. Un caso giudiziario significativo di questo periodo riguarda l'omicidio del giudice istruttore Cesare Terranova, ucciso a Palermo il 25 settembre 1979. Terranova stava indagando sui Corleonesi e si stava avvicinando pericolosamente alla verità. Nel 2000 la Corte d'Assise di Palermo ha condannato anche Provenzano come mandante, a titolo di componente della commissione, per l'omicidio Terranova, non come esecutore materiale. Il suo ruolo di mandante risulta quindi accertato in sentenza, insieme a Luciano Liggio, Leo Luca Bagarella e altri. L'eliminazione del magistrato rappresenta comunque un salto di qualità nella strategia di Cosa Nostra, da organizzazione che colpiva internamente a struttura che dichiarava guerra diretta allo Stato, dimostrando che nessuno era intoccabile, nemmeno i magistrati. Questo periodo segna una svolta nella strategia di Cosa Nostra. Non si tratta più di controllare il territorio attraverso intimidazioni e violenza interna. Si tratta di dichiarare guerra allo Stato, di dimostrare che nessuno è intoccabile, nemmeno i magistrati. Provenzano ha 46 anni e secondo le accuse ha già partecipato a molti omicidi. Ma la sua vera ascesa deve ancora iniziare, perché il trattore di Corleone sta per trasformarsi in qualcosa di molto più pericoloso. Il fantasma che governerà Cosa Nostra dall'ombra. L'architetto silenzioso di una strategia criminale che cambierà per sempre il volto della mafia italiana. La sua latitanza non è più una fuga, è diventata una forma di potere. Ci sono eventi che vogliamo ricordare per sempre e poi ci sono profumi che rendono quei ricordi indelebili. CP Parfum Bar non è solo un'idea, è un'esperienza olfattiva su misura per matrimoni, battesimi ed eventi esclusivi. Fragranze artigianali, packaging elegante e bomboniere personalizzate. Ogni ospite porterà a casa un'emozione da riscoprire ogni volta che sentirà quel profumo. Trasforma il tuo evento in qualcosa di unico. Prenota ora la tua consulenza gratuita su cipeparfum.it. (1981) Palermo è una città in guerra. Non una guerra dichiarata, ma una carneficina silenziosa che insanguina le strade del capoluogo siciliano. La seconda guerra di mafia è iniziata e i Corleonesi, guidati da Salvatore Riina, hanno deciso di prendersi tutto: territorio, traffici, potere. Secondo le ricostruzioni processuali, Bernardo Provenzano è il loro generale nell'ombra.
La strategia è semplice e spietata: eliminare sistematicamente tutte le famiglie storiche di Palermo. I Bontate, gli Inzerillo, i Riccobono, boss che per decenni hanno diviso il potere mafioso nella capitale siciliana, che hanno stabilito equilibri e alleanze, che pensavano di essere intoccabili. Si sbagliano. Stefano Bontate, capo della famiglia di Santa Maria di Gesù, viene ucciso il 23 aprile 1981. Salvatore Inzerillo, boss di Passo di Rigano, cade l'11 maggio dello stesso anno. Rosario Riccobono, leader dell'omonima famiglia, scompare nel novembre 1982. Uno dopo l'altro, i capi storici della mafia palermitana vengono eliminati con la precisione di un orologio svizzero. Secondo le testimonianze processuali, dietro ogni omicidio c'è la strategia dei corleonesi, con Provenzano come figura di spicco. Sarebbe lui che studia le abitudini delle vittime, che pianifica gli agguati, che coordina i killer. Ma la sua vera genialità criminale non sta nell'esecuzione, sta nella strategia. Provenzano avrebbe capito che per vincere una guerra di mafia non basta uccidere i capi. Bisogna distruggere le loro organizzazioni dall'interno. Il metodo sarebbe raffinato. Prima si semina il dubbio. Si fa circolare la voce che un boss sta trattando con la polizia, che un altro sta per allearsi con i rivali, che un terzo sta preparando un tradimento. Poi si aspetta che la paranoia faccia il suo corso. Infine si colpisce, approfittando della confusione e delle divisioni interne. La famiglia Inzerillo viene smantellata pezzo per pezzo. Secondo gli inquirenti non bastava uccidere Salvatore, bisognava eliminare tutti i suoi parenti maschi, tutti i suoi alleati, tutti quelli che potevano vendicarlo. In pochi mesi scompaiono molte persone legate al boss di Passo di Rigano. Alcuni vengono trovati morti nelle campagne palermitane, altri non vengono mai più ritrovati. Le fonti attestano una mattanza estesa e la fuga degli scappati negli USA. Tuttavia molti superstiti furono esiliati e poi rientrarono dal 2000 in poi, il che indica che solo una parte dei parenti maschi fu effettivamente eliminato, come spesso viene generalizzato. Ma c'è un aspetto di questa guerra che sfugge agli osservatori esterni. Non è solo violenza cieca, è una rivoluzione. I corleonesi non stanno solo conquistando Palermo, stanno cambiando le regole del gioco mafioso. Via le vecchie famiglie nobili, via i compromessi e le mediazioni, via i codici d'onore tradizionali. Al loro posto un'organizzazione militarizzata, verticistica, orientata al profitto. Secondo le ricostruzioni investigative, Provenzano è l'architetto silenzioso di questa trasformazione. Mentre Riina si occupa del comando e della strategia generale, Bernardo gestisce la logistica, l'intelligence, le operazioni sul campo. Sarebbe lui che recluta i nuovi killer, che organizza i nascondigli, che stabilisce i contatti con i favoreggiatori. Sarebbe lui che trasforma un gruppo di pastori violenti in una macchina da guerra perfetta. La sua base operativa diventa sempre più sofisticata. Non più semplici masserie di campagna, ma una rete di appartamenti sicuri, case in affitto intestate a prestanome, rifugi urbani dove può nascondersi per mesi senza essere individuato. Provenzano ha capito che per vincere una guerra moderna bisogna pensare in modo moderno. Il punto di svolta arriva nel 1982 con l'eliminazione di Rosario Riccobono. Il boss di Partanna Mondello era considerato intoccabile, troppo potente, troppo protetto, troppo furbo per cadere in una trappola. Ma secondo le ricostruzioni processuali, Provenzano riesce a organizzare un agguato perfetto. Riccobono viene attirato in un falso appuntamento di affari e scompare nel nulla. Il suo corpo non verrà mai più ritrovato. Con la morte di Riccobono finisce la resistenza delle vecchie famiglie palermitane. I corleonesi controllano ormai l'intera città.
dal centro storico alle periferie, dai mercati rionali ai grandi cantieri edili. È la vittoria totale di una strategia che ha richiesto anni di pianificazione e centinaia di morti. Ma per Provenzano questa è solo la prima fase di un progetto molto più ambizioso. Ha 49 anni e ha appena conquistato Palermo. Ora vuole l'Italia intera e ha già in mente il modo per ottenerla, non con la violenza, ma con l'invisibilità. Il trattore sta per trasformarsi definitivamente nel fantasma. La guerra di mafia è finita. È iniziata l'era della sommersione. «15 gennaio 1993. In viale della regione siciliana, a Palermo, i carabinieri del ROS circondano Salvatore Riina. Il capo dei capi viene catturato dopo 23 anni di latitanza. In manette, con la testa china, l'uomo più potente di Cosa Nostra sembra improvvisamente piccolo, quasi insignificante. Ma nei suoi occhi c'è ancora la consapevolezza di chi sa che il gioco non è finito. Perché a Corleone, in una masseria sperduta tra gli ulivi, un altro uomo sta già prendendo le redini dell'organizzazione. Bernardo Provenzano ha 60 anni e 30 anni di latitanza alle spalle. È il momento che aspettava da sempre, diventare il vero capo di Cosa Nostra. Il passaggio di consegne non avviene in una riunione solenne o con una cerimonia tradizionale. È silenzioso come tutto quello che fa Provenzano. Un pizzino qui, un messaggio là, qualche parola sussurrata ai fidati di sempre. E improvvisamente tutti sanno che il nuovo boss è lui. Ma il suo primo atto da capo non è un omicidio o una dichiarazione di guerra. È un ordine chiaro: porre fine alla stagione delle stragi. 2 parole che cambiano la strategia di Cosa Nostra dopo anni di attentati e bombe. Le stragi che hanno insanguinato l'Italia tra il 1992 e il 1993 appartengono al passato. Provenzano ha capito che la guerra aperta contro lo Stato è controproducente. La nuova strategia si chiama sommersione, una parola che racchiude una filosofia criminale rivoluzionaria: sparire dai radar, infiltrarsi nell'economia legale, conquistare il potere senza fare rumore. È l'opposto di tutto quello che Cosa Nostra aveva fatto fino a quel momento. Niente più lupare, niente più stragi spettacolari, niente più sfide dirette allo Stato. Al loro posto, una mafia invisibile che si muove attraverso società di comodo, prestanome, corruzione sistematica. Una mafia che preferisce l'avvocato al killer, il commercialista al soldato, la tangente alla bomba. Provenzano inizia a riorganizzare Cosa Nostra come un'azienda moderna. Ogni famiglia ha il suo settore di competenza: chi si occupa del traffico di droga, chi gestisce le estorsioni, chi controlla gli appalti pubblici. Non più guerre per il controllo del territorio, ma una spartizione razionale delle attività criminali. La comunicazione avviene esclusivamente attraverso i pizzini, piccoli biglietti scritti a mano, piegati accuratamente, consegnati da messaggeri fidati. È un sistema arcaico ma efficacissimo. Niente telefonate intercettabili, niente email tracciabili, niente prove documentali. Solo carta e penna, come ai tempi dei suoi nonni. I pizzini di Provenzano sono capolavori di sintesi criminale. Poche parole per ordinare omicidi, organizzare traffici, risolvere conflitti interni. Il linguaggio utilizzato nei pizzini autentici sequestrati mostrava espressioni criptiche e riferimenti indiretti. I pizzini reali contenevano più spesso riferimenti religiosi, auguri e comunicazioni apparentemente innocue che nascondevano significati criminali. Ma c'è un altro aspetto che colpisce chi legge questi messaggi: la religiosità. Provenzano è un cattolico devoto, almeno nelle forme.
I suoi pizzini sono spesso intermezzati da citazioni bibliche, invocazioni alla Madonna, riferimenti al Vangelo. «Sia fatta la volontà di Dio», scrive prima di ordinare un omicidio. «La provvidenza ci protegge», annota dopo aver pianificato un'estorsione. È sincerità o strategia? Impossibile dirlo. Quello che è certo è che questa apparente religiosità aiuta Provenzano a mantenere il controllo di un'organizzazione abituata a riconoscere l'autorità delle figure paterne e tradizionali. In un mondo dominato da uomini cresciuti nel culto della Madonna e del rispetto per i preti, un boss che cita il Vangelo ha un'autorità maggiore di uno che bestemmia. La prima grande prova del nuovo metodo arriva a metà degli anni 90, quando scoppia una faida interna. Provenzano sceglie la mediazione invece della violenza. Organizza incontri nelle masserie siciliane. I capi delle famiglie in conflitto si incontrano sotto la sua protezione. Niente armi, niente minacce, solo parole. Dopo ore di trattative si arriva spesso a un accordo: spartizione del territorio, risarcimento per i danni subiti, pace garantita dalla sua autorità personale. È la nascita della Pax Mafiosa, firmata Provenzano, un sistema di equilibri che tiene insieme Cosa Nostra attraverso la diplomazia invece che attraverso la violenza. Certo, la minaccia della forza rimane sempre sullo sfondo, ma ora è un'ultima risorsa, non la prima. Il risultato è un significativo calo degli omicidi di mafia in Sicilia tra il 1993 e il 2006. Secondo i dati delle relazioni semestrali della DIA, Palermo, che negli anni '80 era una città insanguinata da centinaia di assassini all'anno, registra una consistente diminuzione degli omicidi di stampo mafioso. I giornali parlano di normalizzazione, i politici si congratulano per l'efficacia della lotta antimafia. In realtà, Cosa Nostra non è scomparsa, è solo diventata invisibile, come il suo capo, che da 13 anni governa un impero criminale dalla sua masseria di Corleone, comunicando solo attraverso pizzini e rimanendo un fantasma anche per i suoi stessi uomini. Bernardo Provenzano ha trasformato la mafia più violenta del mondo in una delle organizzazioni criminali più sofisticate d'Europa. E il bello è che quasi nessuno se n'è accorto. In una società dominata da smartphone e internet c'è qualcosa di surreale nell'immaginare il boss più potente d'Italia che comunica attraverso bigliettini scritti a mano. Eppure, per 18 anni, l'impero criminale di Bernardo Provenzano è stato governato così: carta, penna e una rete di messaggeri silenziosi. I pizzini sono molto più di semplici messaggi. Sono il DNA di una nuova forma di potere mafioso. Piccoli fogli strappati da quaderni a righe, piegati con cura, nascosti nelle buste della spesa o nei pacchi di sigarette. Un sistema di comunicazione che affonda le radici nella tradizione contadina siciliana, quando chi non sapeva leggere affidava i propri segreti a intermediari fidati. Provenzano scrive personalmente ogni messaggio. La grafia è quella di un uomo che ha studiato poco, lettere incerte, errori di ortografia, sintassi elementare. Ma dietro quelle parole semplici si nasconde una mente raffinata, capace di gestire un'organizzazione da miliardi di euro con la stessa precisione di un manager multinazionale. Il sistema dei messaggeri è una rete complessa che coinvolge decine di persone. Al centro ci sono i postini di fiducia: Giuseppe Lipari, manager e imprenditore di bagheria che gestisce gli affari economici del clan; Pietro Cannella, vecchio pastore fedele ai corleonesi; Saveria Benedetta Palazzolo, compagna di vita di Provenzano e madre dei suoi figli. Ognuno di loro ha un ruolo specifico nella catena di comando. I pizzini viaggiano attraverso percorsi tortuosi per evitare intercettazioni, da Corleone a Palermo, da Palermo alle province, dalle province all'estero. Un messaggio può impiegare giorni per raggiungere il destinatario, passando di mano in mano attraverso bar, chiese, negozi, abitazioni private.
È un sistema lento ma efficacissimo. Grazie alla sua segretezza, i pizzini viaggiano indisturbati per anni, fino al 2006, quando il ritrovamento di centinaia di questi messaggi nella sua ultima base rivelerà l'intero sistema. Ma c'è un aspetto dei pizzini che colpisce più di ogni altro: la religiosità. Provenzano è cresciuto nella Sicilia contadina degli anni 40, dove la religione cattolica permeava ogni aspetto della vita quotidiana. Anche da latitante continua a vivere come un devoto praticante. Che la Madonna vi protegga. Sia fatta la volontà del Padre Eterno, con l'aiuto dell'Onnipotente. I suoi messaggi sono intramezzati da invocazioni divine, citazioni evangeliche, riferimenti ai santi. Non è una strategia comunicativa, è il riflesso di una mentalità che non vede contraddizione tra fede e crimine, tra preghiera e omicidio. Questa religiosità non è superficiale. Provenzano conosce a memoria interi brani del Vangelo, cita i salmi con precisione, dimostra una cultura biblica sorprendente per un uomo che ha abbandonato la scuola in seconda elementare. È una fede sincera o strumentale? Probabilmente entrambe le cose. In una società tradizionale, come quella siciliana, un boss che invoca la protezione divina ha un'autorità maggiore di uno che bestemmia. Il cerchio magico di Provenzano è formato da una decina di persone fidate, legate al boss da vincoli familiari o da anni di collaborazione. Oltre a Giuseppe Lipari e Pietro Cannella, ci sono figure come Giuseppe Guttadauro, medico, chirurgo e boss che garantisce assistenza sanitaria e copertura professionale, altri collaboratori che gestiscono gli affari nelle diverse province, e Ninetta Bagarella, moglie di Salvatore Rianna, che mantiene i contatti con le famiglie storiche durante la carcerazione del marito fino alla sua morte nel novembre 2017. Ogni membro ha una funzione specifica. Lipari si occupa degli affari economici, investe i proventi della droga in attività commerciali, compra immobili, gestisce conti correnti all'estero. Pietro Cannella coordina le attività nei territori di Corleone e dei paesi limitrofi, riscuote il pizzo, media le controversie, trasmette gli ordini del capo. Guttadauro fornisce assistenza sanitaria e copertura professionale. Un boss malato ha bisogno di cure, ma non può permettersi di andare in ospedale. La rete di protezione è ancora più ampia. Molte persone, sparse per tutta la Sicilia, collaborano con Provenzano senza nemmeno saperlo. Il pastore che gli affitta la masseria, il negoziante che gli fornisce la spesa, il benzinaio che gli fa il pieno, l'impiegato comunale che chiude un occhio sui documenti. È il sistema che in Sicilia chiamano l'amicizia, una solidarietà diffusa verso chi rappresenta il potere locale, anche se quel potere è criminale. Provenzano riesce a mantenere il controllo dell'organizzazione pur essendo fisicamente isolato da tutti. Non incontra mai i suoi sottoposti, non partecipa alle riunioni operative, non visita i territori controllati dal clan. Governa esclusivamente attraverso i pizzini, come un fantasma che impartisce ordini dall'oltretomba. Questo sistema ha un vantaggio strategico fondamentale: l'annegabilità. Se un messaggio viene intercettato, se un'operazione va male, se qualcuno viene arrestato, Provenzano può sempre dire di non saperne nulla. Non ci sono sue impronte digitali sulle armi, non ci sono sue foto negli appostamenti, non ci sono sue registrazioni nelle intercettazioni. È presente ovunque, senza essere mai da nessuna parte. Ma c'è anche uno svantaggio: la lentezza. In un mondo criminale sempre più veloce e competitivo, comunicare attraverso pizzini significa perdere tempo prezioso. Mentre i clan giovani usano telefoni criptati e messaggi istantanei, Provenzano rimane legato a un sistema arcaico che lo isola dai cambiamenti del mercato illegale. Questo isolamento comunicativo inizia a creargli problemi già a metà degli anni 90. I nuovi boss, cresciuti nell'era della globalizzazione, non capiscono il fascino del metodo antico. Vogliono decisioni rapide, risposte immediate, contatti diretti. La lentezza dei pizzini viene vista come un segno di debolezza, non di saggezza. Ma Provenzano non cambia. Continua a scrivere i suoi messaggi a mano, a invocare la protezione divina, a governare Cosa Nostra come un patriarca dell'Antico Testamento. È il prezzo dell'invisibilità. Per rimanere un fantasma, bisogna accettare di vivere come un fantasma.
Nel 2006, quando finalmente verrà catturato, gli investigatori troveranno nella sua ultima base centinaia di pizzini accuratamente piegati e catalogati. Un archivio criminale che racconta 18 anni di storia mafiosa attraverso bigliettini piegati e preghiere sussurrate. La testimonianza di un potere che ha governato il crimine italiano restando nell'ombra, comunicando soltanto attraverso carta, penna e la complicità del silenzio. Metà anni 90. Mentre l'Italia si prepara all'ingresso nell'euro e Milano si trasforma nella capitale economica del paese, in Sicilia si consuma una trasformazione che cambierà per sempre il volto del crimine organizzato italiano. Bernardo Provenzano ha scelto come ponte tra il mondo criminale e quello degli affari Angelo Siino, l'uomo che la magistratura chiamerà il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Siino è l'emblema della nuova borghesia mafiosa siciliana, ingegnere, imprenditore, uomo di relazioni, conosce tutti i segreti dell'economia legale e illegale dell'isola. È l'architetto di una trasformazione che porterà Cosa Nostra dai campi di Corleone ai consigli di amministrazione delle multinazionali. La strategia è semplice nella sua genialità. Invece di rapinare banche, infiltrarsi nel sistema creditizio. Invece di estorcere denaro alle aziende, diventarne soci. Invece di combattere lo Stato, infiltrarlo. È la nascita della mafia imprenditrice, un modello criminale che trasforma l'organizzazione più violenta d'Italia in una delle realtà economiche più influenti del Mezzogiorno. Angelo Siino diventa l'uomo chiave di questa rivoluzione. Attraverso le sue società di ingegneria e la rete di imprese che controlla, gestisce una vasta rete di appalti pubblici siciliani. Autostrade, aeroporti, ospedali, scuole. Numerosi cantieri pagano il pizzo o vedono la partecipazione diretta di aziende legate ai clan. Il sistema è sofisticato. Siino non si limita a riscuotere tangenti, organizza vere e proprie gare d'appalto pilotate, dove le aziende vincenti sono già decise prima della pubblicazione dei bandi. Le imprese pulite vengono scoraggiate attraverso intimidazioni sottili, ritardi nelle forniture, problemi sindacali improvvisi, controlli fiscali casuali. Chi non si piega esce dal mercato. Accanto a Siino lavora Giuseppe Lipari, l'uomo d'affari di fiducia di Provenzano. Lipari è un genio della finanza, sa come trasformare denaro sporco in investimenti puliti, come aprire conti offshore senza lasciare tracce, come costruire holding fantasma che moltiplicano i capitali criminali. I suoi uffici a Bagheria diventano il quartier generale finanziario di Cosa Nostra. La zona industriale di Villabate, storicamente controllata dal mandamento dei Mandalà, alleati di Provenzano, diventa uno dei poli operativi di questa nuova mafia. Qui nascono decine di società di comodo che si aggiudicano appalti pubblici e privati per importanti somme, imprese di costruzione, società di servizi, compagnie di trasporto, un impero economico che fattura quanto una grande azienda nazionale. Ma il vero capolavoro di Provenzano è la diversificazione degli investimenti. I proventi della droga e delle estorsioni non vengono più sperperati in lussi e sprechi, vengono reinvestiti sistematicamente in attività legali. Supermercati, stazioni di servizio, villaggi turistici, aziende agricole, società immobiliari. Un vasto portafoglio di investimenti. L'agricoltura diventa un settore chiave di questa strategia. Provenzano, che conosce bene il mondo rurale siciliano, investe pesantemente nella produzione di agrumi, olio d'oliva, vino. Non si tratta solo di riciclaggio, è business vero. Le aziende agricole del clan producono profitti legali che si sommano a quelli illegali, creando un sistema economico ibrido difficile da smantellare. Anche il settore dei rifiuti attira l'attenzione della nuova mafia imprenditrice. Attraverso società di comodo,
I clan si aggiudicano gli appalti per la raccolta differenziata, lo smaltimento, il trasporto. È un business milionario che unisce profitti legali e illegali. Da un lato le tariffe comunali regolarmente pagate, dall'altro pratiche di smaltimento irregolare. L'infiltrazione economica è ampiamente documentata negli ambiti di appalti, edilizia e rifiuti. Tuttavia, specifiche acquisizioni di quote bancarie da parte dei corleonesi richiederebbero casi e atti specifici che non risultano dalle fonti disponibili. Il controllo degli appalti pubblici rimane comunque il core business. Sino coordina una rete di imprenditori, tecnici comunali e dirigenti regionali che pilotano le gare d'appalto. Il meccanismo è rodato, un'impresa amica vince il bando con un'offerta gonfiata, poi subappalta i lavori a ditte reali a prezzi di mercato. La differenza finisce nelle casse del clan. Questo sistema genera profitti enormi, ma crea anche un problema di immagine. La nuova mafia di Provenzano è troppo discreta, troppo sofisticata per l'opinione pubblica. Senza stragi e attentati, i mass media perdono interesse. Senza sparatorie e inseguimenti, la gente pensa che il problema sia risolto. È l'invisibilità come arma strategica. Nel 1997 Angelo Siino viene arrestato e inizia a collaborare con la giustizia. Gli investigatori scoprono un impero economico di vaste dimensioni, centinaia di società, migliaia di dipendenti, decine di cantieri aperti. Una holding criminale che competeva ad armi pari con le grandi gruppi industriali italiani. Ma Siino è solo la punta dell'iceberg. Dietro di lui c'è una generazione di colletti bianchi della mafia che ha trasformato Cosa Nostra da banda di criminali rurali in corporation moderna. Laureati, manager, professionisti che hanno messo le loro competenze al servizio del crimine più sofisticato. Bernardo Provenzano ha creato il modello criminale più pericoloso della storia italiana, una mafia che non si combatte con i celerini, ma con i magistrati commerciali, che non si nasconde nei covi, ma negli uffici, che non uccide con le lupare, ma con le scalate societarie. È il trionfo dell'invisibilità e anche la sua condanna. Primi anni 2000. Nei vicoli di Palermo iniziano a circolare voci inquietanti. Alcuni boss emergenti stanno mettendo in discussione l'autorità di Bernardo Provenzano, non con le armi, almeno non ancora, ma con qualcosa di più pericoloso, il dissenso. I giovani mafiosi cominciano a dubitare, i vecchi capi si interrogano, perfino alcune famiglie storiche iniziano a questionare la leadership del fantasma di Corleone. Salvatore Lo Piccolo rappresenta tutto quello che Provenzano non è: carismatico, presente, visibile. Non comunica attraverso pizzini ma con incontri diretti. Non si nasconde in masserie sperdute ma vive a Palermo, nel cuore pulsante della mafia siciliana. Non predica la sommersione ma rivendica l'orgoglio mafioso. Il confronto era inevitabile. Per 10 anni Provenzano ha governato Cosa Nostra attraverso la strategia del silenzio, ma il prezzo da pagare è stato l'isolamento progressivo dalla base dell'organizzazione. Molti boss giovani non l'hanno mai incontrato, non sanno che aspetto abbia, dubitano perfino che esista davvero. Come si può rispettare un capo che è diventato un mito? Le tensioni interne esplodano intorno a questioni strategiche fondamentali. Da un lato c'è chi sostiene la linea della sommersione di Provenzano, bassi profili, infiltrazione economica, pax mafiosa. Dall'altro emergono voci che chiedono un ritorno ai metodi più tradizionali e visibili del potere mafioso. Il conflitto non scoppia immediatamente in violenza aperta. Provenzano è troppo scaltro per permettere una nuova guerra di mafia. I suoi oppositori troppo prudenti per sfidare apertamente il vecchio boss. Ma la tensione si percepisce in ogni angolo della Sicilia occidentale. Le famiglie si schierano, i territori si ridefiniscono, gli equilibri saltano. Al centro della disputa c'è anche Antonino Rotolo, boss di Pagliarelli, uomo della vecchia guardia legato ai metodi violenti di Riina. Rotolo non ha mai accettato la svolta pacifista di Provenzano.
Per lui una mafia che non uccide non è più mafia, è solo un'associazione di delinquenti comuni. La strategia di contenimento delle tensioni prevede mediazioni continue. Il vecchio boss riesce a convincere i dissidenti a evitare escalation attraverso negoziati riservati. Gli accordi prevedono di solito risarcimenti alle famiglie danneggiate e la conferma dell'autorità dei boss locali nei loro territori. Sono vittorie tattiche di Provenzano, ma sconfitte strategiche. Cedere alle pressioni significa ammettere che la sua autorità può essere messa in discussione. Altri boss interpretano il segnale e iniziano a testare i limiti della pazienza del capo supremo. La situazione precipita quando alcuni gruppi decidono di giocare la carta dell'internazionalizzazione. Stabiliscono contatti diretti con i clan albanesi per l'importazione di eroina, organizzano summit con gruppi criminali dell'Est Europa, pianificano investimenti in Germania e Olanda. È una strategia che aggira completamente l'autorità di Provenzano. Il vecchio boss si trova di fronte a un dilemma. Permettere che altri si costruiscano imperi indipendenti significa perdere il controllo dell'organizzazione, ma fermarli con la forza significa rinunciare alla strategia della sommersione e tornare ai metodi sanguinari del passato. Provenzano sceglie una terza via, l'isolamento. Inizia una campagna sottile per isolare i dissidenti dalle famiglie alleate. Usa la sua rete di rapporti personali, i debiti di riconoscenza accumulati in anni di mediazioni, la paura che incute la sua reputazione passata di killer spietato. La strategia funziona parzialmente. Alcune famiglie storiche confermano la fedeltà a Provenzano, ma altre rimangono neutrali in attesa di capire come finirà lo scontro. È una situazione di equilibrio precario che non può durare a lungo. Nel frattempo, anche le famiglie dissidenti si rafforzano. Sandro Lo Piccolo, figlio di Salvatore, dimostra di aver ereditato l'ambizione e l'intelligenza del padre. Organizza una rete di giovani affiliati pronti a tutto, stabilisce alleanze con i clan della provincia, prepara quello che potrebbe diventare l'ultimo atto della lunga carriera criminale di Bernardo Provenzano. Ma il destino ha in serbo un finale diverso. Mentre i due schieramenti si preparano allo scontro finale, nelle stanze del ROS di Palermo, gli investigatori stanno seguendo una pista che li porterà dritti alla masseria dove si nasconde il fantasma di Corleone. La guerra interna di Cosa Nostra sta per essere interrotta dall'intervento dello Stato. Provenzano non lo sa ancora, ma i suoi giorni da latitante sono contati, e con loro, forse, anche i giorni della mafia tradizionale siciliana. Prima di proseguire con questo capitolo, vogliamo avvisarvi: le vicende legate alla presunta trattativa Stato-mafia sono materia di dibattito giudiziario ancora in corso. Le ricostruzioni che seguono si basano su atti processuali, testimonianze controverse e ipotesi investigative che non hanno trovato conferma definitiva nei tribunali. È importante sottolineare che molti degli elementi discussi rimangono oggetto di controversia e non possono essere considerati fatti storici accertati. Maggio 1992. Via Americo Vespucci, Capaci. L'Alfa Romeo blindata del giudice Giovanni Falcone salta in aria insieme a 500 kg di tritolo. 2 mesi dopo, via Mariano D'Amelio, Palermo, Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta vengono uccisi da un'autobomba. L'Italia piomba nel terrore. Ma dietro quelle stragi si nasconde una verità più inquietante di qualsiasi attentato. L'ipotesi controversa che tra Stato e mafia ci siano stati contatti, trattative, accordi mai confessati. Bernardo Provenzano, nel 1992, è ancora il braccio destro di Salvatore Riina, ma già allora dimostra una visione strategica diversa dal suo capo. Mentre Riina punta tutto sulla guerra aperta contro lo Stato, Provenzano intuisce che quella strada porterà alla distruzione di Cosa Nostra. Non si oppone alle stragi, ma non le condivide. È una differenza sottile ma fondamentale. La stagione degli attentati continua nel 1993. Firenze, Roma, Milano,
L'Italia vive sotto il terrore delle bombe mafiose. Ma subitamente, dopo l'arresto di Riina, tutto si ferma. La violenza cessa. Le bombe non esplodono più. Cosa Nostra sembra sparire dai radar. Coincidenza o conseguenza di accordi segreti mai ammessi ufficialmente? L'ipotesi di contatti tra Stato e mafia nasce da una serie di indizi inquietanti. Il primo, la cessazione immediata delle stragi dopo l'arresto di Riina. Il secondo, la lunga e inspiegabile latitanza di Provenzano, durata 43 anni senza che nessuno riuscisse mai a catturarlo. Il terzo, una serie di contatti documentati tra esponenti delle istituzioni e mediatori legati a Cosa Nostra. Secondo alcune ricostruzioni processuali controverse, figure di spicco delle forze dell'ordine avrebbero gestito contatti indiretti per fermare la stagione delle stragi. Queste ipotesi sono state oggetto di processi con esiti parziali e non definitivi. Secondo ipotesi investigative non confermate in via definitiva, le presunte trattative avrebbero avuto un contenuto specifico. Fine degli attentati in cambio di possibili concessioni su aspetti della legislazione antimafia. Tuttavia, queste ricostruzioni rimangono controverse e non sono state accertate come fatti storici. Vito Cinciamino, ex sindaco di Palermo e uomo di collegamento tra mafia e politica, prima di morire rilascia dichiarazioni che ipotizzano suoi contatti con apparati dello Stato per conto di Provenzano. Le sue affermazioni, pur essendo state oggetto di attenzione giudiziaria, rimangono controverse e non hanno trovato piena conferma. Le dichiarazioni di Cinciamino sono state in parte confermate dal figlio, Massimo, che ha raccontato di episodi che descriverebbero un dialogo segreto tra diverse componenti. Tuttavia, anche queste testimonianze rimangono oggetto di dibattito e non costituiscono prove definitive. Le prove concrete di questa presunta trattativa rimangono fragili, contraddittorie, spesso basate su testimonianze di soggetti interessati a ottenere benefici processuali. I processi su questi temi si sono conclusi con alcuni verdetti, ma senza fare piena luce sui fatti. La verità, se c'è stata una verità, rimane nascosta. Quello che è documentato è il comportamento di Provenzano dopo il 1993. Il nuovo capo di Cosa Nostra applica una strategia che coincide con gli interessi dello Stato. Fine della violenza spettacolare. Sommersione nell'economia legale, basso profilo mediatico, meno stragi, meno allarme sociale, meno pressione internazionale. La lunghissima latitanza di Provenzano solleva interrogativi. 43 anni di fuga senza mai essere catturato, nonostante migliaia di investigatori impegnati nelle ricerche, nonostante l'uso delle tecnologie più avanzate, nonostante le taglie milionarie sulla sua testa. Come è stato possibile? Provenzano vive per anni in masserie isolate, si cura presso medici compiacenti, comunica attraverso pizzini che viaggiano per tutta la Sicilia. Secondo alcune ipotesi mai provate, questo sarebbe stato possibile solo con forme di protezione o tolleranza ad alto livello, ma tali ipotesi non hanno trovato riscontri concreti nelle indagini ufficiali. Una spiegazione possibile è che Provenzano abbia beneficiato di una convergenza di interessi. Uno Stato che preferiva una mafia invisibile a una mafia terrorista, una mafia che preferiva gli affari alla guerra. Un equilibrio tacito che ha permesso ad entrambi di convivere per 18 anni. Ma questo equilibrio ha un prezzo. Mentre Provenzano governa indisturbato il suo impero criminale, Cosa Nostra si infiltra sempre più profondamente nell'economia legale, corrompe amministratori pubblici, condiziona appalti e finanziamenti. Il silenzio che nasconde le stragi
nasconde anche una metastasi criminale che avvelena il tessuto sociale siciliano. Quando nel 2006 Provenzano viene finalmente catturato, qualcosa è cambiato negli equilibri politici italiani. Secondo alcune congetture non supportate da prove, forse era giunto il momento di chiudere una pagina controversa della storia repubblicana, o forse il vecchio boss, malato e stanco, non serviva più a eventuali strategie che si consumano nell'ombra. Tuttavia, le evidenze disponibili indicano che la cattura fu il risultato di indagini tradizionali e prolungati pedinamenti tecnologici da parte degli inquirenti, senza elementi che suggeriscano un via libera pilotato da poteri nascosti. La verità su questi presunti rapporti probabilmente non si saprà mai. Ma quello che è certo è che per 18 anni l'Italia ha convissuto con il boss mafioso più pericoloso della sua storia. Un mistero che solleva domande inquietanti sull'efficacia e sulla trasparenza delle istituzioni democratiche nella lotta contro il crimine organizzato. «4 aprile 2006, ore 6:30 del mattino. Nelle campagne di Montagna dei Cavalli, a pochi chilometri da Corleone, una telecamera nascosta riprende un anziano signore che esce da una modesta masseria. Indossa una tuta da ginnastica, cammina lentamente, si guarda attorno con circospezione. Per gli investigatori del ROS, che da mesi seguono quella casa, è la conferma che stavano aspettando. Bernardo Provenzano è là dentro. La caccia al fantasma di Corleone è iniziata 3 anni prima, quando il sostituto procuratore Michele Prestipino decide di cambiare strategia. Basta con le retate spettacolari, basta con i blitz improvvisati. Per catturare Provenzano serve pazienza, metodo, tecnologia. Serve trasformare l'indagine in una partita a scacchi dove ogni mossa è calcolata. Il primo passo è mappare la rete dei favoreggiatori. Ogni persona che gravita nell'orbita dei corleonesi viene schedata, seguita, intercettata. Pastori, commercianti, medici, avvocati, molti individui che potrebbero avere contatti diretti o indiretti con il boss latitante. È un lavoro certosino che richiede mesi di appostamenti e migliaia di ore di intercettazioni. La svolta arriva nel 2005, quando gli investigatori intercettano una conversazione apparentemente banale. Pietro Cannella, vecchio pastore fedele ai corleonesi, parla al telefono con la moglie di problemi digestivi. Accenna a cibi leggeri, dieta speciale, problemi di prostata. Parole che potrebbero riferirsi a chiunque, ma nell'ottica investigativa assumono un significato diverso. Qualcuno si sta curando, qualcuno ha bisogno di assistenza medica particolare. Il cerchio inizia a stringersi attorno ai fratelli Guttadauro, medici specialisti che operano tra Palermo e i paesi della provincia. Le intercettazioni rivelano spostamenti sospetti, visite domiciliari non dichiarate, prescrizioni mediche intestate a persone inesistenti. È la pista giusta. La videoosservazione prolungata è documentata. I mesi di pedinamenti e microspie nel 2005-2006 sono confermati dalle fonti ufficiali pubbliche. I carabinieri piazzano una telecamera nascosta nella proprietà di Contrada Montagna dei Cavalli. La masseria risulta di proprietà di Giovanni Marino, un pastore locale, ma gli investigatori sospettano che sia uno dei rifugi del boss. La telecamera riprende tutto. Chi entra, chi esce, a che ora, con quali mezzi. Per mesi le immagini non mostrano nulla di interessante. Marino che accudisce gli animali, sua moglie che stende i panni, qualche parente che viene a trovare, una vita rurale normale, apparentemente innocua. Ma gli investigatori non si scoraggiano, sanno che Provenzano è un maestro del mimetismo. Il 4 aprile 2006, la telecamera riprende finalmente qualcosa di anomalo. Un uomo anziano che esce dalla masseria e si dirige verso una dépendance.
Non è Marino, non è nessuno dei familiari conosciuti. È qualcuno che non dovrebbe essere lì. Renato Cortese, capo della sezione catturandi della squadra mobile di Palermo, capisce immediatamente. È lui. Inizia una settimana di osservazione intensiva. La telecamera riprende l'uomo misterioso mentre fa brevi passeggiate, mentre riceve la visita di medici, mentre legge tranquillamente il giornale seduto davanti alla casa. Gli investigatori confrontano le immagini con le rare foto segnaletiche di Provenzano. L'età corrisponde, la corporatura anche, persino il modo di camminare sembra compatibile. Ma serve la certezza assoluta. Un errore potrebbe compromettere anni di indagini e far perdere per sempre le tracce del boss. Il 10 aprile viene presa la decisione. Il blitz scatterà l'indomani, quando Provenzano sarà ancora nella masseria e non avrà possibilità di fuga. 11 aprile 2006. 50 agenti della Polizia di Stato, sezione catturandi, circondano silenziosamente la masseria di Montagna dei Cavalli. L'operazione è coordinata da Renato Cortese, che ha studiato ogni dettaglio della proprietà. Non ci devono essere errori. Se Provenzano riesce a scappare, potrebbero passare altri 20 anni prima di ritrovarlo. Il blitz scatta simultaneamente su tutti i fronti. Alcuni agenti bloccano le vie di fuga, altri si dirigono verso la dependenze dove la telecamera ha ripreso l'uomo misterioso. La tensione è palpabile. Dopo 43 anni di latitanza assoluta, il fantasma di Corleone sta per essere catturato. La porta viene sfondata senza preavviso. All'interno, seduto ad un tavolo di legno grezzo, un anziano signore sta leggendo il Giornale di Sicilia. Non scappa, non oppone resistenza, non cerca nemmeno di nascondere documenti compromettenti. Con una calma che gela il sangue, alza gli occhi dal quotidiano e guarda i carabinieri che lo circondano con le armi spianate. Al momento dell'identificazione risulta essere Bernardo Provenzano. Nessuna resistenza, nessuna fuga, nessun tentativo di negare l'evidenza. Dopo decenni di invisibilità, il boss più ricercato d'Italia si consegna con la dignità di chi sa che la partita è finita. La masseria dove viene catturato è di una modestia disarmante. 2 stanze piccole e spoglie, un letto singolo, un armadio di legno scassato, un crocifisso appeso alla parete. Non ci sono lussi, non ci sono ori, non ci sono simboli di potere. Sembra la casa di un pensionato qualsiasi, non il quartier generale del boss più potente d'Italia. Ma è nell'armadio che gli investigatori fanno la scoperta più importante. Centinaia di pizzini accuratamente piegati e catalogati. Sono gli archivi segreti di 18 anni di comando mafioso. Ordini di morte, spartizioni di territorio, ingenti investimenti, tutto raccontato attraverso bigliettini scritti a mano. È la storia di Cosa Nostra scritta con carta e penna. Un tesoro investigativo che permetterà di smantellare decine di organizzazioni criminali. Provenzano viene trasferito inizialmente nel carcere di Terni sotto il regime del 41 bis, poi in altri istituti, Novara, quindi Parma, e infine curato a Milano. Dopo 43 anni di libertà assoluta, si ritrova in una cella di 9 metri quadrati, senza contatto con l'esterno, controllato 24 ore su 24. È la fine di un'era. Il fantasma di Corleone è diventato un numero di matricola. L'arresto di Bernardo Provenzano segna la conclusione di uno dei capitoli più oscuri della storia italiana, ma lascia aperte domande inquietanti. Come ha fatto a rimanere libero per tanto tempo? Perché è stato catturato proprio nel 2006? Sono interrogativi che forse non avranno mai una risposta definitiva. Quello che è certo è che l'11 aprile 2006, nelle campagne di Corleone, si è chiusa l'epoca dei grandi latitanti di mafia. Con Provenzano finisce in manette l'ultimo boss dell'epoca d'oro di Cosa Nostra, l'ultimo testimone di un'era in cui il crimine organizzato siciliano dominava l'intera Europa. Il carcere di Parma, sezione di alta sicurezza.
Cella numero 34. Piano terra. 9 metri quadrati di cemento armato, un letto di ferro, un tavolo di plastica e un water senza tavoletta. È qui che Bernardo Provenzano, il boss più potente della storia di Cosa Nostra, trascorrerà gli ultimi 10 anni della sua vita. Il regime del 41 bis è spietato nella sua semplicità. Isolamento totale dal mondo esterno. 1 ora d'aria al giorno, celle blindate, divieto di comunicare con altri detenuti. Per un uomo abituato a governare attraverso una rete di contatti capillari, è una tortura raffinata, più efficace di qualsiasi violenza fisica. I primi mesi di detenzione, Provenzano li trascorre in silenzio assoluto. Non parla con gli agenti penitenziari, non rivolge la parola agli altri detenuti, non chiede nulla a nessuno. È come se avesse deciso di scomparire anche dietro le sbarre, di diventare un fantasma perfino in carcere. Ma il corpo inizia a tradirlo. Il tumore alla prostata, curato per anni da medici compiacenti nelle masserie siciliane, torna a farsi sentire. I dolori diventano insopportabili, le notti insonni si moltiplicano. L'uomo che ha resistito a 43 anni di latitanza inizia a crollare sotto il peso della malattia. Nel 2008 viene trasferito nell'ospedale penitenziario di Milano per cure specialistiche. Le immagini che lo ritraggono su una sedia a rotelle fanno il giro dei giornali. Un vecchio malato, curvo, con lo sguardo spento. Niente a che vedere con il boss onnipotente che terrorizzava mezza Europa. La sua famiglia cerca di fargli visita, ma le autorità concedono pochissimi colloqui. Saveria Benedetta Palazzolo, la compagna che lo ha aspettato per decenni, può vederlo solo una volta al mese, sempre sotto stretta sorveglianza. I figli, Angelo e Francesco Paolo, cresciuti nell'ombra di un padre fantasma, ora lo ritrovano dietro le sbarre come un estraneo. Nel 2012 le condizioni di salute peggiorano drasticamente. Il cancro si è diffuso. I medici parlano di pochi mesi di vita. I suoi avvocati chiedono i domiciliari per motivi umanitari, ma la richiesta viene respinta. Bernardo Provenzano morirà in carcere, come aveva sempre temuto. Negli ultimi anni la sua mente inizia a vacillare. I carcerieri riferiscono episodi di confusione, momenti in cui sembra non riconoscere le persone, frasi sconnesse che rivelano un declino cognitivo inesorabile. L'uomo che aveva una memoria prodigiosa, che ricordava nomi e fatti di decenni prima, non riesce più a orientarsi nel presente. Ma anche nel declino fisico e mentale, Provenzano mantiene la sua aura di mistero. I pentiti che lo incontrano in carcere raccontano di un uomo che non parla mai del passato, che non rivela segreti, che porta nella tomba tutti i misteri della sua lunga carriera criminale. Anche ridotto all'ombra di se stesso, rimane fedele al codice del silenzio. Il 13 luglio 2016, all'ospedale San Paolo di Milano, Bernardo Provenzano muore a 83 anni. Con lui se ne va l'ultimo testimone dell'epoca d'oro di Cosa Nostra, l'uomo che ha trasformato una banda di criminali rurali nella più sofisticata organizzazione criminale del mondo occidentale. La notizia della sua morte viene accolta con indifferenza dall'opinione pubblica italiana. Nessuna celebrazione, nessun rimpianto. Solo la soddisfazione di veder chiudersi definitivamente una pagina buia della storia nazionale. Ma è un'illusione. La mafia non muore con i suoi capi, si trasforma. Il funerale si svolge in forma privata a Corleone. Pochi familiari, qualche vecchio amico, nessun rappresentante delle istituzioni. Una cerimonia di messa per un uomo che aveva governato nell'ombra e che nell'ombra voleva essere sepolto. Ma l'eredità di Provenzano è più complessa di una semplice sepoltura. Il suo metodo ha cambiato per sempre il volto del crimine organizzato italiano. La lezione della sommersione, dell'infiltrazione economica, dell'invisibilità strategica è stata appresa da tutte le organizzazioni criminali europee. Oggi, a 8 anni dalla sua morte, i clan che si richiamano alla sua strategia controllano settori interi dell'economia legale, non attraverso lupare e bombe, ma attraverso società di comodo, corruzione sistematica, infiltrazione negli appalti pubblici. È la vittoria postuma del fantasma di Corleone. Una mafia che non si vede, ma che c'è, che non si sente,
ma che comanda. La figura di Bernardo Provenzano continua a dividere. Per alcuni è stato l'ultimo grande boss della mafia tradizionale, un criminale d'altri tempi sconfitto dalla modernità dello Stato. Per altri è stato il precursore di una nuova forma di criminalità, più sofisticata e pericolosa di quella violenta del passato. Quello che è certo è che la sua storia rappresenta il fallimento di un modello di società. Un uomo nato nella povertà assoluta, cresciuto senza istruzione, abbandonato dallo Stato, che ha trovato nel crimine l'unica via per affermarsi se stesso. Il carcere non lo ha redento, non lo ha cambiato, non lo ha fatto pentire. È morto come l'ha vissuto, in silenzio, senza rivelare i segreti che si portava dentro, senza chiedere perdono a nessuno. Fino all'ultimo respiro è rimasto fedele al codice che aveva scelto a 20 anni, l'omertà come valore supremo, il silenzio come forma di potere. La cella numero 34 del carcere di Parma oggi è vuota, ma l'ombra di chi l'ha abitata per 10 anni continua a proiettarsi sulla società italiana, ricordandoci che la lotta contro il crimine organizzato non finisce mai con la morte di un boss. Finisce solo quando si eliminano le cause che producono uomini come Bernardo Provenzano. Corleone, agosto 2025. Il sole picchia implacabile sulle strade polverose del paese che ha dato i natali al boss più sfuggente della storia italiana. Nelle piazze i turisti scattano foto davanti ai murales che celebrano Falcone e Borsellino. Nei bar i vecchi parlano a bassa voce, come se il fantasma di Bernardo Provenzano potesse ancora sentirli. Sono passati 18 anni dal suo arresto, 8 dalla sua morte. Eppure la sua ombra continua ad allungarsi sulla Sicilia e sull'Italia intera. Non quella del boss in carne e ossa, scomparso per sempre in una cella del carcere di Parma, ma quella del metodo che ha inventato, della strategia che ha perfezionato, della filosofia criminale che ha lasciato in eredità. La mafia del 2024 non assomiglia più a quella di Provenzano. Non ci sono più latitanti che vivono 40 anni nascosti nelle masserie. Non ci sono più pizzini scritti a mano che viaggiano attraverso reti di messaggeri. Non ci sono più summit religiosi dove vecchi boss citano il Vangelo prima di ordinare omicidi. Ma l'essenza del suo insegnamento sopravvive, adattata ai tempi moderni. L'invisibilità come strategia vincente, l'infiltrazione economica come obiettivo primario, il silenzio come forma suprema di potere. Sono lezioni che le nuove generazioni di criminali hanno imparato e perfezionato. Oggi i boss non si nascondono più in masserie sperdute, vivono in ville eleganti, guidano auto di lusso, frequentano ristoranti alla moda. Non comunicano più attraverso bigliettini, usano telefoni criptati, applicazioni segrete, tecnologie che rendono impossibili le intercettazioni. Non citano più il Vangelo, parlano di business plan, mercati emergenti, ottimizzazione fiscale. Ma il risultato è lo stesso che otteneva Provenzano. Un potere invisibile che condiziona l'economia, che corrompe le istituzioni, che domina i territori senza farsi vedere. Una mafia 2.0 che ha fatto tesoro della lezione del fantasma di Corleone. Per durare nel tempo, il crimine deve sapersi trasformare. Le intercettazioni telefoniche degli ultimi anni rivelano conversazioni inquietanti. Giovani boss che studiano le strategie di Provenzano, che analizzano i suoi errori, che si ispirano al suo metodo per costruire nuovi imperi criminali. Il vecchio capo è morto, ma la sua eredità intellettuale è più viva che mai. Nelle università italiane, criminologi e sociologi continuano a studiare il caso Provenzano, non come reperto storico, ma come modello di analisi per comprendere l'evoluzione del crimine organizzato contemporaneo. I suoi pizzini sono diventati oggetto di tesi di laurea, i suoi metodi vengono analizzati in convegni internazionali. Ma forse l'aspetto più inquietante della sua eredità è un altro.
la dimostrazione che lo Stato democratico può convivere per decenni con i suoi nemici più pericolosi. 43 anni di latitanza non sono solo il risultato della bravura di un singolo criminale, sono il sintomo di un sistema che ha delle falle strutturali, delle zone d'ombra dove il potere legale e quello illegale si intrecciano senza soluzione di continuità. Le presunte connivenze degli anni 90, vere o immaginarie che siano, hanno lasciato cicatrici profonde nella coscienza collettiva italiana. Hanno alimentato il sospetto che esistano livelli di potere dove le regole della democrazia non valgano, dove gli interessi della ragion di Stato possano coincidere con quelli del crimine organizzato. E così, mentre i politici celebrano i successi nella lotta alla mafia, mentre i giornali titolano sui nuovi arresti e le nuove confische, l'ombra di Bernardo Provenzano continua a interrogarci. Ci chiede se abbiamo davvero imparato la lezione della sua storia. Ci sfida a riconoscere che la vera vittoria non è catturare i boss, ma eliminare le condizioni che li producono. Perché la storia di Bernardo Provenzano non è solo la biografia di un criminale, è lo specchio di un paese che non è mai riuscito a fare i conti fino in fondo con le proprie contraddizioni. Un paese dove la povertà genera mostri, dove l'assenza dello Stato crea spazi per poteri alternativi, dove l'omertà rimane un valore più forte della legalità. Nelle campagne di Corleone, dove tutto è iniziato 90 anni fa, le masserie abbandonate raccontano ancora storie di violenza e potere. I pascoli dove il giovane Bernardo imparò ad uccidere sono oggi meta di turismo mafioso. Ma se si sa ascoltare, il vento che soffia tra gli ulivi secolari sussurra ancora verità scomode. Ricorda che la mafia non è un'emergenza temporanea, ma un fenomeno strutturale, che non basta arrestare i boss per sconfiggerla, che finché esisteranno diseguaglianze profonde, zone grigie del potere, culture dell'illegalità, ci sarà sempre qualcun altro pronto a raccogliere l'eredità del fantasma di Corleone. Bernardo Provenzano è morto il 13 luglio 2016. Ma la sua ombra continua a camminare per le strade d'Italia, a frequentare i palazzi del potere, a infiltrarsi nei consigli di amministrazione delle grandi aziende. È l'ombra di un'Italia che non è mai riuscita a guarire dalle proprie ferite più profonde. E finché quest'ombra esisterà, la lezione del fantasma di Corleone rimarrà attuale. Il crimine più pericoloso non è quello che si vede, ma quello che si nasconde. Non quello che urla, ma quello che sussurra. Non quello che minaccia, ma quello che corrompe. La storia di Bernardo Provenzano finisce qui. Ma la storia dell'Italia che l'ha prodotto continua. E con essa l'eterna lotta tra la luce della legalità e l'ombra persistente del crimine che non muore mai.